voluto come sempre iniziare il video con il buio più totale e un sound che vi conquistasse subito, dal primo secondo di questo racconto. Oggi abbiamo tra le mani una delle auto forse più assurde che montano una targa in tutto il mondo. Parliamo di una Radical RXC 500 Turbo, un'auto da Le Mans con 2 targhe. Impressionante. Vi sto parlando dall'interno perché non voglio fare una figuraccia nello scendere da quest'auto. Essendo una LMP car, quindi una Le Mans car con le targhe, è costruita da dei grossissimi tubi saldati per fare una gabbia resistente agli urti durante una gara. Questo fa dell'auto la cosa più scomoda che io abbia mai avuto tra le mani in vita mia. Provo a farvi vedere come scendere. Ovviamente non c'è portiera, se non quella sopra di me, che ovviamente è in fibra leggera e ha un upgrade molto interessante al suo interno. La macchina è completamente in fiberglass, in fibra di vetro e carbonio. Ma per provare a scendere da quest'auto, che non si può rimuovere il volante, non si può andare indietro con il sedile, perché è già tutto indietro, io devo riuscire ad uscire senza però fare disastri mettendo le scarpe sul sedile. Pensatemi davanti a un bar, a un ristorante con tutti che si girano e te che devi scendere così. Magari sei in abito, quindi ti strappi anche sotto il pantalone. Bene, ce l'ho fatta. Fortunatamente sono abbastanza alto che mi paga nella guida, ma mi aiuta nell'uscita. Radical, per chi non sapesse cos'è, è un'azienda inglese che nel 97 si inventa queste auto cabrio, quindi senza tetto, per correre sia sulla pista, ma poter anche andare a casa con la stessa macchina. Quindi parte con l'SR3, poi l'SR8, l'SR10. Nel 2013 si inventa l'RXC, questo modello chiuso per i tratti un po' più lunghi rispetto a quelle ovviamente roadster da track day e basta. Quest'auto è un'auto studiata, tra virgolette, per un circuito come la Sarthe, come Spa, quelle più veloci, ma anche un'auto per poter dire vado al bar quel giorno che voglio fare davvero il figo. Sono davvero pezzi unici. Quest'auto in particolare, la 500 Turbo, è stata costruita dal 2015 al 2006, poi è stata aggiornata. È un'auto completamente assemblata a mano, completamente fatta a mano e grazie a questo completamente modulabile dal cliente. Puoi decidere quanto carbonio adottare sull'auto. Questa ha gran parte di carbonio, ma tu volendo puoi chiedergli l'auto completamente in carbonio, 0 vetroresina. Questa porta è una porta impressionante, peserà secondo me con il vetro, che è un vero vetro e non è in Lexan per l'omologazione stradale, peserà secondo me 2,5 kg, 3. Anche il parabrezza è in vetro ovviamente, non c'è il parabrezza posteriore, c'è una videocamera situata sotto l'ala per poter guardare se non stai schiacciando nessuno quando esci da un portone e ovviamente per le omologhe hanno dovuto adottare specchietti tipo questi della Clio che sono abbastanza imbarazzanti. Ma ovviamente non compri quest'auto perché vuoi il lusso, non compri quest'auto perché vuoi il design, compri quest'auto perché è un'auto che pesa 940 kg, fa da 0 a 100 in meno di 3 secondi, fa più di 330 km/h e ha 575 cavalli. Monta un 3005 EcoBoost V6 Twin Turbo Ford, lo stesso che monta il Raptor, per farvi intendere, dietro la tua testa, qui dietro, che ora vi apro e vi faccio vedere quanto è studiata bene quest'auto, quanto è da corsa quest'auto. È qui da qualche giorno, è qui da qualche settimana, forse da qualche mese, perché il proprietario mi ha chiesto di filmarla e io con onore ho accettato l'invito.
ma anche perché quest'auto è in vendita. Il proprietario non ha tempo per poterla utilizzare e con davvero tanto rammarico e tristezza l'ha messa in vendita. Vi lascio il link qui sotto, sul sito di B-Fuel troverete l'auto, le foto e la descrizione con il prezzo. State già tutti cliccando perché volete sapere quanto costa un'auto da Le Mans, è davvero incredibile cosa scoprirete di quanto possa costare poco un'auto che dà del filo da torcere alle più veloci hypercar, non supercar, sul mercato. Nessuna oggi sul mercato è in grado di fare queste prestazioni con questo prezzo, ma soprattutto con questa aerodinamica, perché quest'auto monta dischi da 330 flottanti davanti, da 310 dietro, e cerchi monodado in lega, zero dispersione del peso, gomme semi-slick. Qui davanti abbiamo uno splitter spaventosamente grande per fare l'effetto suolo, i due radiatori anteriori che vanno a prendere più aria possibile. Ve l'ho voluta presentare così, con il muso smontato, che si smonta con 5 viti a sgancio rapido e uno spinotto che dà la corrente a tutta l'illuminazione frontale dei fari, perché secondo me meritava di farvi vedere come è costruita un'auto di questo calibro. Qui dentro ci sono le pushrod, le sospensioni anteriori, i tubi per il raffreddamento dei freni con delle calotte in carbonio per non perdere mai la potenza frenante anche ai massimi sforzi. E poi andiamo dietro e finalmente vi faccio vedere cosa c'è qui dentro. Qui dentro c'è qualcosa di spettacolare. Se vedete tutta l'auto è smontabile e sganciabile in pochissimo tempo, come le macchine da corsa. In caso che tu debba avere un contatto durante una gara, i meccanici hanno la possibilità di sostituire il componente in meno tempo possibile. Ora io vi apro il baule, il cofano, chiamatelo come diavolo volete, e vi faccio vedere. C'è ancora un po' di acqua dal lavaggio, perdonatemi. Questo è il motore di cui parlavamo. Guardate, come vedete è tutto un sistema spaventoso di ottimizzazione degli spazi. Possiamo notare quanto è stato ottimizzato lo spazio, quanto è schiacciato all'interno del telaio tutto il motore e tutto quello che ne riguarda. Le turbine sono nascoste sotto, qui sotto le sospensioni, e tutto alluminio, come vedete, saldato a mano al TIG, perché tutte queste componenti sono costruite da zero esclusivamente per questa Radical qua. Alettone regolabile in varie modalità a seconda di che circuito, di che pista si va a correre. Sono davvero stupito di come quest'auto possa essere targata. Non l'ho ancora guidata, seppur ce l'ho qui da 1 mese e mezzo in B-Fuel, sia perché ci vuole una strada giusta e non ci vuole la città per provare un'auto del genere. Chiedo perdono per chi avesse visto il video della GT2 RS, dove purtroppo non siamo riusciti a tirarlo come volevamo, ma non faremo lo stesso errore con quest'auto. Quindi a breve, nei prossimi video, vedrete il test drive su strada e non su pista, perché questa RXC Turbo ha una particolarità che la differenzia da tutte le altre Radical sul mercato. Quest'auto non è mai andata in pista, quindi chi la vuole comprare deve sapere, non è mai stata tirata a dovere, e quindi è un bene, perché quest'auto di solito entrano in pista e vengono massacrate, come farei io. Ma ora vi faccio vedere gli interni. Gli interni sono davvero di un'auto da corsa, è spaventosa. Ginny, vai di là che io vengo di qui. Non entro perché se entro abbiamo finito lo spazio dell'abitacolo. Volantino super piccolino. Questo modello di auto montava 2 possibilità di cambio, un 6 marce e un 7 marce, entrambi semi-automatici, vuol dire che sono attuati con dell'aria, ok? Quindi fanno questo rumore qua, che è un rumore stupendo secondo me. Tutti i comandi sono al volante, non ci sono devi, non ci sono niente, le luci e le frecce sono tutte a bordo del volante. Qua ci sono la selezione delle 3 mappe, wet, acqua, sport, pista, strada, normale e race, giù tutto, tutti i cavalli disponibili, si va come dei matti. Questo è il dashboard ufficiale di Radical, dove ci sono tutte le temperature, olio, benzina, quanti litri rimanenti hai, a che pressione hai, tutto quello che ti serve su quest'auto qua. E soprattutto ci sono queste 2 lucine che da blu si spengono quando le temperature acqua e temperatura olio raggiungono il sufficiente grado di temperatura. Qui sotto abbiamo tutta la strumentazione che ci serve sia per l'auto stradale che per l'auto da corsa, quindi dall'aria condizionata
ai fari ha questo, che è il traction control selezionabile da 1 a 9, l'ABS selezionabile anche lui da 1 a 9 e il master. Bene, io prima di fare il video 10 minuti fa ve l'ho scaldata, adesso la accendiamo e ce la riascoltiamo, perché quest'auto qua canta come una maledetta. E secondo me, con i tempi che stiamo correndo, con la direzione in cui sta prendendo il mondo, dove si va sempre di più sull'elettrico e vogliono sempre di più vietare questo tipo di veicoli, sarà praticamente impossibile che ci sarà la possibilità di targare ancora dei mezzi così estremi, così veloci e così belli come questo. Raga, ma di cosa stiamo parlando? Ma vi immaginate per strada sta roba cosa può combinarvi? Che spettacolo! Che spettacolo! Non vedo l'ora davvero di fare il test drive su qualche strada davvero divertente dove potremmo noi e voi divertirci come matti. Grazie per essere stati con noi anche in questo video delle perle di Perlam. Ci vediamo qua da noi in B-Fuel Studio per la prossima auto incredibilmente strana e rara.